Allora, questa sera siamo in un posto particolarmente suggestivo e direi triste, perché comunque nonostante è una storia che si rifà a veramente tantissimo tempo fa, però è sempre una storia triste e sulla quale riflettere, Drammatica drammatica, sulla quale e riflettere senza... sempre Esatto, è moderna, sempre diciamo così. moderna, sì, anche perché comunque non è che un'epidemia, se si è debellata, la si dimentica, sono ricordi che rimangono dentro di noi. Adesso però vi faccio raccontare un minimo di storia da Lara. A noi degli SH piace quando c'è una storia o la storia, quella con la S maiuscola. Ci piace andare a verificare quelli che sono stati i fatti, ma anche a vedere se è rimasto qualcosa in quei luoghi dove le storie sono state concrete e importanti. Tra il 1629 e il 1631 in Italia scoppiò una fortissima epidemia di peste bubbonica arrivata da Oltralpe, si era sviluppata in quella che era in una cittadina della Germania, aveva trovato la sua, come dire, esplosione nella zona della Svizzera e poi con la calata dei Lanzichenecchi è arrivata nel nord Italia. Nel nord Italia e in parte del centro. Ci sono stati parecchi morti. È la peste che viene ricordata come la peste manzoniana, quella che Alessandro Manzoni descrive nei suoi Promessi Sposi. Ora, a causa di questa bruttissima epidemia, in tutte le zone colpite sono stati creati dei lazzaretti, dei posti dove le persone ammalate potevano stare in quarantena, potevano se possibile curarsi e dove purtroppo morivano. Questa sera siamo in uno di quei posti, è disperso nella campagna, assolutamente fuori dai centri abitati, perché così si voleva, per evitare il contagio più possibile per il resto della popolazione. Qui non c'erano delle case o delle strutture abitative che contenessero gli appestati, gli ammalati. Era una sorta di accampamento, una specie di tendopoli, chiamiamola così, dove queste persone appunto venivano radunate. È stato eretto nel tempo un monumento, l'avete visto prima alle nostre spalle, adesso ve lo faremo vedere, in memoria di questa bruttissima parte della storia italiana che non si può dimenticare, che non si deve dimenticare, perché purtroppo situazioni del genere, nonostante la medicina abbia fatto passi da gigante, sono sempre tra virgolette dietro l'angolo. Quindi vediamo cosa ci dà la storia, vediamo se qui è rimasto qualcosa, anche perché qui hanno voluto erigere un monumento in ricordo, di conseguenza deve essere stato un posto ricco di energie, anche se negative e brutte, ma ricco di energie. Ok ragazzi, allora iniziamo l'indagine. Adesso Lara ha piazzato, e ve lo farò vedere subito, il rampò della pallina su questa specie di altare e vediamo. Sono quelle indagini che partono con tantissime speranze, sperando che appunto qualcosa succeda. Speriamo che ci risponda qualche entità, qualche anima che ha vissuto e ha sofferto qui in questa zona italiana molto particolare. Ho piazzato e due Sì. palline. Facciamo vedere innanzitutto l'altare. E vi facciamo presente che vicino a quel masso c'è un lumino acceso, Sì. ovviamente messo da qualcuno che è venuto magari a pregare e quindi quella lucina, quando magari calerà la luce, Sì, si vedrà. Si vedrà. Allora intanto vi faccio vedere, c'è la scritta che c'è sulla croce, cioè peste 1630. Quindi in ricordo di quel brutto periodo che purtroppo ha dato all'Italia parecchi grattacapi. E parecchi morti. Parecchi morti, sì. Abbiamo letto che in Italia settentrionale sono morte più di 1 milione di persone. Su 4 milioni di abitanti. Su 4 milioni, esatto. Che non sono certo gli abitanti di oggi, però. Esatto.
Allora, noi partiamo a bomba e chiediamo subito se siamo in compagnia di qualcuno, se c'è qualcuno che sia incuriosito dalla nostra presenza, anche perché questo posto, a parte i contadini che vengono giornalmente, perché ci sono dei campi arati, Sì. e sono poco frequentati, se non da persone che, come diceva Lara, magari vengono qui a portare un lumino, a fare una preghiera, a dire una Sì, preghiera. c'è un sentiero, magari qualcuno lo sfrutta per venire a camminare. Se sentite Sì, c'è c'è l'acqua, l'acqua, c'è un un torrente. torrentello, sì. Sì, quindi non fatevi ingannare dai risuoni dell'acqua. Sì, deve fare un salto proprio in questo punto perché si sente tipo cascatella. Sì. C'è qualcuno qua? È rimasto qualcuno qui, nonostante il tempo passato, perché allora sull'immagine che c'è appiccicata a questa specie di altare c'è una foto, c'è la foto di un signore. Lo facciamo vedere. Sì, Sì, è un po' magari. sbiadita, ragazzi, eh? È una fototessera, è una foto proprio nell'angolino in basso a sinistra. Qui. È una fototessera. E, e magari qualcuno ha portato qui quell'immaginetta, quella foto per qualche motivo, oppure qua è successo qualcosa che Può ricorda. darsi. No, ci sono dei cani che abbaiano, Sì, quindi sì. anche questi sono rumori A noi piace normali. arrivare in quest'ora. Sì, che si riesce a vedere qualcosa, Esatto, ma vi dà tra la poco... possibilità di vedere un attimo il posto Sì, e dà a noi la possibilità di fare lo stesso per capire dove certo. siamo, ecco, per capire dove siamo. E il calare della luce crea quell'atmosfera un Sì, po' tra particolare. poco fate conto che sarà buio, ragazzi. Sì. Vedete il sole sta tramontando. Uh, Ha brillato? ma sai col colpo dell'occhio? Ah, Qua, oh! guarda, l'hai Sì, visto? sì, 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 sì. Porca vacca. Benissimo, Mamma mia. ma guarda come fa. Benissimo. Buonasera. Te, ma ci credi che sono... so- Ancora sta Guarda, brillando. guarda, guarda. Benissimo. Questo ci fa piacere. Sei... Ma, cioè, No, ma è ragazzi, assurda sta cosa qua. subito, neanche il tempo di iniziare l'indagine. Tu che stai facendo illuminare questo oggetto che ho in mano, sei... Va bene. Sei una delle Vittime? vittime della peste? Lo puoi fare illuminare, per favore? Ecco. Mamma mia, che emozione. Ma deve essere carico questo posto qua. È È passato tanto tempo, 1600, sì. ma Sì, però guarda. certe cose non le No, dimentichi. esatto. Se Sei tutto... stato anche sepolto qui? stavo dicendoti questo. Se tutto va bene c'è anche gente sotto qui, ai nostri Sei piedi. stato sepolto qui o nelle vicinanze? Scusa se apro sta parentesi, se tu pensi a Poveglia, Sì. a Poveglia non è C'è... tutti sottoterra. Sì, guarda, guarda. Sei... Cioè, assurdo. No, vabbè. Ascolta, sull'altare, su questo altare dove c'è la croce, Abbiamo messo 2 strumenti. esatto, abbiamo messo degli altri oggetti. C'è una scatola Nera. nera con un'antenna, un bastoncino che sporge. Se tu lo tocchi può suonare, mentre invece ci sono 2 palline che, guarda, te lo faccio vedere. Non toccarlo perché magari si spaventa. Dici, però se... Sì, vabbè, se dai. però... Ascolta, te lo faccio sentire, non spaventarti, va bene? Guarda, ecco. Se tu ti avvicini fa questo rumore e se ti allontani smette subito. Hai capito?
E ci sono anche due palline, una sempre sull'altare dove c'è la croce e una qui ai miei piedi, su questa lastra di marmo. Se tu ti avvicini e le sfiori, loro si illuminano. Esatto. Cominciano a sentirsi i grilli. Sì, beh, normale. Allora, stavo dicendo, ragazzi, prima che si illuminasse il K2, che effettivamente potrebbero essere stati tranquillamente sepolti qui i corpi, Sì, anche perché tendevano a lasciarli lontani dalla popolazione per evitare il ovviamente. contagio, un po' come successe a Poveglia. Sapete, noi a Esatto. Poveglia non siamo stati, però la storia è molto Lo nota. si sa. Si sa che lì a Poveglia sottoterra ci sono gli impestati, quindi Allora, comunque sia è normale. per dovere di cronaca, per dovere di cronaca, non è questa epidemia quella di No, Poveglia. Ecco. assolutamente, però la peste è sempre Sì, quella. ovvio, ovvio, ovvio. Là si parla di navi arrivate con già i malati Sì, sopra, sì, per cui certo, è un insomma altro sono tipo di stati... contagio. Esatto. Però E il poi più concetto di tardi, isolare era sempre lo certo, stesso. ovvio, ovvio, ma è successivo. Sì. Poi Sei sempre qui? Dimmi. Hai sentito qualcosa? però c'è l'acqua. Allora, io ho sentito prima una cosa ma non te l'ho detta perché sembrava una papera. Però io Ah, qua di no, quello papere... no. Beh, oddio, c'è l'acqua, c'è anche Sì, caso. però No, io io l'ho ho sentita da sentito, lì. no, io ho sentito, Lo ma sentiamo c'è tutto. l'acqua. Allora ragazzi, qui di antenne come vedete zero, negativo, non ci sono cavi della corrente, non c'è niente, quindi... E poi sarebbe un continuo brillare se fosse. No, esatto, Eh, esatto. Ammesso che ci sia, ma sarebbe continua la cosa. Qua il paese più vicino mi viene da dire che sarà 1,5 chilometri, anche Sì. 2. Puoi rifare illuminare, per favore? Ci sei ancora? Te, ma è stato stranissimo. Subito poi, Ma adesso è poi è sparito. delicato, Sì, poi è però delicato, cioè adesso non è stata... non si è allontanato. Sì. Ti sei spaventato per il rumore? Per me è venuto a Eh, vedere chi siamo, eh, semplicemente. Sono venuti a vedere perché sono... qui c'era un sacco di gente, non c'era una singola persona. Avvicinati ancora, non Io ho avere sentito paura. un boom, Anch'io, ma mi sa che... però forse la strada. Però la strada è Sì, lontana, cazzarola. Cioè hai non può essere la ragione. strada. Avvicinati ancora, non avere paura. La La papera. papera, sì. O una gallinella. Te lo ripeto, ci sono degli altri oggetti che sicuramente non conoscerai, che ti incuriosiranno e che non conosci per forza, perché non sono del tuo tempo. Ma non avere paura perché non fanno nulla. Assolutamente niente. Noi siamo Corrado e Lara e Sì, siamo venuti scusaci. qua a cercare, noi di mestiere, tra virgolette, facciamo questo, ossia indaghiamo e cerchiamo di scoprire se chi è dall'altra parte ci può sentire e quindi noi sentire loro. Sono stata io. E per cui siamo solo curiosi con qualche strumento in mano che voi ovviamente non conoscete perché siete vissute in altre epoche, ma non siamo altro che curiosi, quindi non possiamo danneggiare nessuno e siamo qua con rispetto. Avvicinati ancora, ti prego. Te lo chiedo per favore. Questo è un aereo. Un aereo, ce l'abbiamo proprio sopra. Se lo appoggio qui, guarda, lo appoggio qua. Io direi di cominciare un generatore, proprio Sì, bomba. perché il riscontro c'è stato. Eh. C'è stato. Allora, chiunque ci stia ascoltando può
dire delle parole. Noi abbiamo uno strumento che non vi spieghiamo perché è È complicato, complicato. però è uno strumento che serve, dovrebbe servire, prendendo tutto con le pinze, per tradurre il vostro pensiero, le vostre parole in parole vere che noi sentiamo. Quindi se vuoi dirci qualcosa, fallo. Questo Esatto, strumento è sempre ci farà innocuo, sentire le tue parole. è come se tu fossi qui con noi a parlare. Gli uccellini, i Vabbè, grilli. quello è fuori. Ah, Finché non si taccia proprio tutto, cioè che diventi tutto buio, però rimarrà è bello. così. Come stranamente è diventato un luogo di pace. Eh sì. Stranamente. Beh, adesso qua, come dicevamo prima, vengono a lavorare, quindi ci sono i campi, a parte questo monumento che è piccolissimo, il resto sono campi e stop. Non ti vuoi più avvicinare? Ti sei spaventato? Però mi viene da dire... Ascoltami. Ok, Ascoltami. ci Va siamo. bene, noi siamo qua, siamo venuti apposta. Siamo venuti Lara e apposta. Corrado. Parla, di quello che vuoi. Raccontaci. Abitiamo abbastanza vicini a qua. Ascoltami, è bello, Certo che è bello. Ascoltami. Abitiamo vicini noi da questa zona. Vuoi dirci qualcosa in particolare? Pensa che non la conoscevamo neanche questa storia, nonostante abitiamo a pochi chilometri da qua. Conoscevamo la Sì, storia in la generale, storia della ma peste che sì, non sapevamo ma che che ci fosse fosse qui. questo, Esatto. che ci fosse questo monumento Accanto a te. accanto a me. C'è un Cioè, è monumento. accanto a noi. Ti ha detto Sì, monumento accanto a te. accanto a me, sì. Cioè, Ok. subito te l'ha È detto, eh? qui, sì, è proprio qui. Siamo qui accanto noi. Siamo davanti, per la precisione. Vieni fuori. Vieni fuori. Noi siamo già qui. Noi siamo vicini al monumento. Noi Dove siamo dobbiamo già qui. andare? A destra, a sinistra, indietro, davanti? Vuoi venire fuori tu? Fallo. Anche se Cucina. cucina. Aiuto. Cucina e aiuto. Mostro. Beh, cucina, ci sarà stata una cucina qua. Beh, E allora, aiuto. alla parola... Aiuto, cucina. Eri qualcuno che aiutava a cucinare qui? Eh sì, Perché un cuoco, comunque al un di là di qualcuno che dava cuoco, una mano. esatto. Ma anche la parola mostro, che non è tanto pertinente, però il mostro può essere proprio la peste, può essere il momento... Esatto. Esatto. Eri qualcuno che aiutava a far da mangiare per quella povera gente? Esatto, un Noi- volontario. Esatto, noi pensiamo, allora, noi abbiamo saputo che qua vicino ci doveva essere un convento, Sì, ma è stato ristrutturato È ed diventata- ora è casa privata, sì. è un'abitazione privata, adesso non so dove di preciso, ma si pensa che probabilmente i monaci o le suore di quel convento Perfetto. perfetto, ok, benissimo. molto probabilmente avevano convogliato quei malati che magari erano stati messi lì Certo. e avevano deciso di creare uno spazio del genere. E stavo dicendo anche prima, quando si pensa a un lazzaretto si pensa a un posto, Medicinale. Porca si vacca, pensa a un posto dove si cura, dove si aiuta. Esatto, però quello che volevo dire è che quando si pensa a un lazzaretto si pensa a un posto dove ci sono ovviamente le persone appestate, ma non ci sono solo loro, ci No, sono anche quelli certo. che aiutano. Hai sentito? Ah no, io ho sentito una specie di campanello, 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 campanello. No, io ho sentito strofinare, tipo così, ma forte, di là, No, ma di brutto. si sta calando la luce diverso. No, l'ho sentito netto, ve lo farò sentire ragazzi, in replay se l'ho beccato, Netto, proprio... Per cui dicevo, c'erano le persone, quelli che oggi si chiamano i volontari, no?
quelli che venivano a curare, a far da mangiare, A medicare. purtroppo c'erano quelli che venivano chiamati monatti, quelli che col carretto portavano via Sì, i sì, beh, corpi, coltello, cucina. cucina, coltello, sì. Eri qualcuno che aiutava, Malvagio. eri qualcuno che aiutavi in cucina? O comunque che preparava da mangiare a queste persone? John. 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 Non è da escludere che ci siano stati anche stranieri, eh. Allora, Nel 1600. beh, i Lanzichenecchi venivano giù da Oltralpe. Erano stati loro che hanno portato poi il morbo e purtroppo certo. si è diffuso. I Lanzichenecchi erano dei soldati, no? Allora, chiunque sia qui e sembra ci stia anche rispondendo con questo mezzo, provi ancora a passare vicino a quello strumento che adesso abbiamo messo a terra, che si illumina. Oppure ci sono altri due strumenti sull'altare, che uno suona un pochettino e l'altro si illumina, è una pallina. Io comunque lo strofinamento l'ho sentito netto, No, vabbè, ma non di da prima. qua, Cioè io in quel momento ho sentito una specie di di campanello. campanello. Però abbiamo sentito due cose diverse nello stesso momento, eh. È interessante sta cosa. Non capisco perché il K2 si sia fermato. Oddio, cioè... Ma scusa, sono sempre... no, Una macchina? no, sembra una scarica elettrica, zzz, così, un ronzio. Boh. Allora qua siamo nel bel mezzo dei Niente. boschetti, dei campi, c'è un ruscelletto. Io quindi direi di animali- provare a fare due passi perché il campo, ragazzi, potrebbe essere qui, eh. Sì, beh, sicuramente... Cioè potrebbe essere qui, è qui. Non sappiamo dove. Prendici il K2. Prendi il aspetta un K2, attimo. sì. Ci stai seguendo? Non parla più, eh. Sembra quasi che siano entrati e usciti. Ci siano venuti a vedere, a dire due cose, a illuminare il E poi K2. sono... È Sì. strano. Strano ma È interessante. interessante, Perché sì. non è la solita. Ragazzi, adesso ve lo facciamo vedere. Questo è il fiumiciattolo che passa e che puzza pure. Ah, vabbè, ma è musica. Io continuo a sentire Mugugni? È interessante, io non li sento però. L'importante è che li senti prima, tu. quando ti ho detto prima ho sentito Questo è un canarino, non so. C'è un uccellino, scusa. C'è- Un uccellino. Ragazzi, non sono un ornitologo, si vede. Però. sta zitto. Sta zitto, ma infatti secondo me è più interessante sto fatto che altro, nel senso che prima il K2 ha preso vita ma poi basta. Il generatore ha preso vita e poi basta, quindi sembra che entrano e escano delle persone. Cioè che vengano, se ne vadano, ritornino, non so se le stesse o la stessa o altre. Avvicinatevi. Se c'è qualcuno Io non qua. so perché sono attirato da. Ma cos'è, un ponticello quello là? Non lo so. Come mai? Avvicinatevi perché vogliamo fare Proviamo la a fare vostra due passi, conoscenza. tanto qui nessuno tocca niente. Perché c'è lo zaino. Sì, ma siamo Vogliamo qui. fare la vostra conoscenza. Mi spiace perché se illuminano le Vabbè, palline facciamo non un le giro e poi vediamo. torniamo, giusto per vedere. Non so perché mi attira di là. Magari non c'è un fico secco, però. Ci stai accompagnando?
Là c'è una sorta Terribile. Sì, terribile. è stato Certo. sicuramente terribile quello che è successo. Però ho un brivido perché io qui ho pensato, visto, vabbè che sono passati talmente tanti anni che è improponibile Secoli. pensare, secoli esatto, però qua talmente ampio è questo spazio che mi viene da pensare che poteva essere qui il luogo di sepoltura. Vabbè, questo spazio qua, anche perché voglio dire, non penso che ci fossero solo due persone. No, è altro che due. Certo, è stato terribile. Peggio di così non poteva essere, certo. Qualcuno, Sempre. sempre, Sempre. qualcuno vuol dire il suo nome? Giusto per capire con chi stiamo parlando, con chi stiamo interagendo? Noi prima abbiamo... ci avete detto un John. Esatto. È una persona che veniva dall'estero, questo John. Fuori dai confini? Sei tu, ma... Arrivederci. Ah, Vuoi già andare via? ok. Entrano e escono, secondo me. Te l'ho detto subito. Adesso entrerà Hai paura? qualcun altro. È probabile. Hai paura di noi? Avete paura di noi? O forse sono solo incuriositi? Esatto, comunque mi sa che entrano e escono, te l'ho detto. Qui hanno ripiantato Sì. il bosco, i Sì. pioppe, Desolato. desolato. Che te ne vai, sei desolato? Ti dispiace? Puoi stare anche con noi. Benedire. Benedire. È un posto che è stato benedetto questo, sì, A volte. a volte. A volte viene qualcuno a benedire, quindi Può fanno darsi. delle funzioni. È Qui possibile. c'è una... Ma qui è la chiusa del Sì. canale d'acqua. Occhio andare su lì, Corrado. Cioè, il sentiero però è oltre quel canale lì. Ragazzi, potremmo camminare sui morti come potremmo esserci distanti, non abbiamo idea, però il posto è qui, Sì, anche perché c'è il posto è questo. il memoriale lì, c'è Il il... posto è questo, certo. però la sensazione è che proprio si stia camminando sui morti, perché erano talmente tanti che... Allora, tieni conto che i morti di peste spesso e volentieri venivano bruciati. bruciati. Beh, certo, sì, Venivano bruciati per evitare contagi. sì. Oppure sepolti sotto la calce viva. Esatto. Come ti senti? Non benissimo, pensando a quello che vi è capitato. Siamo pensierosi. Quando è successo? Tanto tempo fa. Nel 1600, siamo nel Non 2026. Non ti ricordi quando è successo? Non ti ricordi quando è successo? Questo è interessante, eh? Hai perso memoria di quando è successo tutto questo? Il K2 è fermo adesso. Fermo. Allora, noi siamo nel 2026. Lo sai che il dire È tantissimo tempo fa, cioè tantissimo tempo dopo rispetto a quando avete vissuto e purtroppo siete morti voi. Cioè dire l'epoca in cui siamo Però può essere una cosa stimolante, no? o terribile allo O stesso terribile, tempo. va bene, certo. Quindi quando è successo tantissimi anni fa, nel 1600. Noi abbiamo letto la storia di questa Epidemia. situazione e quindi siamo qui, come dicevamo prima, perché siamo curiosi a interrogarvi più o meno, per avere una nozione storica in più. Fai illuminare ancora questo aggeggio qua. Se c'è qualcun altro, chiunque... Ah, guarda, Cosa c'è? le paperelle Ecco lungo il fiume. cosa si sentiva prima. Stanno venendo giù trasportate dalla corrente. Redento. Redento. Porca vacca. È un posto... È un posto particolare questo, sì, dove si accumulano tante cose. Non riesco a sentirti. Sicuramente farei fatica a sentirci, quello sicuro.
Eccole lì. Ah, sì. Sai, Che cosa? Raccontami tu. È una domanda proprio, sai? Sì, però sai, nel senso, può anche essere il fatto che tu hai saputo di questa storia, ti sei informata. Vabbè, questo sì, Quindi l'ho saputo, certo che l'ho mi viene da dire saputo. inutile chiedere perché sai già tutto. Forse, eh? perché non posso venire? È una domanda, perché non posso venire? Perché se ci stai rispondendo tu sei in un'altra dimensione, non sei qui con noi. La domanda che invece ti voglio fare è se sai di essere morto. Perché se mi fai queste domande sembrerebbe di no. Sai di essere... Sai di non essere più su questa terra? Esatto. Lo sai? Che c'è? Il K2. Non stavo guardando da un'altra parte. Quindi Ok, lo sai? alla domanda che gli hai fatto però. Certo. Lo sai? Hai paura? No, non No. abbiamo paura. Siamo solo dispiaciuti di quello che è successo, ovviamente. No, non abbiamo No, paura. non abbiamo paura né di te né Quindi di chi se sta vuoi con te. avvicinarti, se ti vuoi far sentire, se vuoi utilizzare gli strumenti che abbiamo, fallo. Noi non abbiamo paura. Esatto. Cioè, è stato fermo fino adesso. Te l'ho detto. E alla Guarda, domanda... io cosa ti ho detto alla ormai più di mezz'ora fa? Cosa ti ho detto? vanno e vengono. Esatto. Sì, vanno e però vengono. alla domanda particolare. Ma magari, insomma, la versione romanzata, come direbbe qualcuno, è che mentre noi facciamo le domande vengono intercettate da qualcuno. Quindi sai di non essere più su questa terra. Me lo puoi... Voglio che tu vada. Dove? Vuoi che vada via subito? Hai paura che eventualmente noi ci ammaliamo? Ma non è questo il caso, ormai la peste non c'è più in Italia. Se lo fai per metterci in guardia stai tranquillo o tranquilla. Abbiamo altre disgrazie ma non quella, per fortuna. Come ti senti? Abbastanza... Seconda volta che lo chiedo. Siamo, come ti ho detto, siamo pensierosi, stiamo riflettendo su quello che è accaduto qui. Ha brillato il K2. Ancora? Mi sembra, sì. Avvicinati. Avvicina. Siamo ancora qui. Ci stiamo ancora avvicinando al monumento. al monumento. Allora ragazzi, quello che diceva Lara si è avverato, si vede ancora, si vede il lumino, ma non è niente di paranormale, è proprio una candela. È proprio sì, un lumino. Ok, siamo tornati alla base. Sfrutta anche gli altri strumenti Esatto. che ci sono qua. Il fatto che non li conosce, capisci? So che non li conosci, ma non aver paura. Non avere paura, non fanno nulla di male. Non fanno nulla di male. Sensato. È il K2. Ha brillato? Sì, ho visto un flash qua, non l'ho per visto. forza. Anche perché l'avevi girato verso di te. Corri adesso. Sembra che ci metta in allerta. Sì, ne stavo guardando quella macchina là che ha rallentato proprio, vedono le luci. Purtroppo quando si viene in posti così siamo c'è sotto sempre... tiro. Ancora! Cavoli, l'ha fatto! Ha brillato. Sì. Adesso Ancora? l'ho visto, sì, adesso l'ho visto. In questa posizione. In questa posizione. Qua davanti. Allora, mi C'è viene da qualcuno dire... qua che sta pregando? Esatto. C'è qualcuno qua davanti inginocchiato che sta pregando? Guarda che brilla.
Va bene. Hai questa posizione stranissima. Ancora? Ma che Sì, brilla. sì. Ma brilla tanto. Sei di nuovo tu? Sei la persona di prima? Ascolta, ci puoi dire se sei un uomo o una donna? Esatto. Dillo attraverso questo vocabolario che abbiamo in mano. Tu parla e lui intercetterà le tue parole. O pensa. Magari basta un pensiero. O magari sei un bambino, che ne sai? Saranno morti anche i bambini qua, eh? Pure un bambino, certo. Guarda che ha brillato. Sei un bambino? Ho detto bambino ha brillato. Prima luce, però ha brillato. Se io mi abbasso? Guarda. Se io mi abbasso, riesci a toccare meglio questi strumenti? Quindi se sei un bimbo, tocca le palline che ci... Ha brillato. Ha brillato. Tocca le palline che ci sono. Se sei un bambino, ci sono dei giochi. Sono come dei giochi, ancora. Gli piace quello magari. Sei attirato da questo perché fa le lucine senza il rumore? Ci sono altri giochi che fanno delle lucine, anzi... Forse. Ci sono due palline bellissime, fanno dei colori stupendi. Se le tocchi si accendono. Una la trovi sull'altare e l'altra la trovi per terra. Per terra. Fanno delle lucine... K2. Fanno delle lucine come quella che c'è già... Sono debole. Prendi energia dai nostri strumenti. Serve proprio quello. Serve per quello. Io ho in mano qualcosa che non ti spiego perché è difficile, però puoi prendere energia anche da qui. E mi viene da dire che ci sta riuscendo perché siamo al 70%. Sì. Ah, cavoli. Non volevo dirlo, però l'ho detto. Voglio che tu vada. Ancora. Ok. Noi vogliamo rimanere qua ancora un pochettino. Per farti compagnia. Ti fa piacere se rimaniamo qua a farti compagnia un po'? Sta arrivando la sera, è già buio. È già arrivato. Magari quando arriva la notte hai paura. Esatto, hai più paura. Magari qua attorno girano degli animali. Idiota. Ok. Perché? Perché ci dice queste parole? Abbiamo detto... Riesci a sentire? Volendo sì, ma in questo momento non... Lascia? Ascia. Guarda, te lo chiedo per favore, fai illuminare le palline che ci sono lì. Te lo chiedo per favore. Comunque il K2 non è continuo. No, è quello che mi piace. Non è continuo. È quello che mi piace. Nessuna energia. Ancora. Sforzati di avvicinarti ai nostri strumenti, sia a quelli che ho io in mano, sia a quello che ha in mano Corrado. Lì puoi un po' assorbire energia. Non se ne andrà. Mi viene da dire la peste. Per me sono in un loop. Se n'è già andata. La peste non c'è più. Non c'è più adesso. Purtroppo ci sono altri guai, ma non la peste. Non c'è più adesso. Secondo me non è un bambino, non lo so. No. Anche se ha brillato, ma ha brillato... Per me, te l'ho detto, o entrano e escono dalla scena... È probabile. Oppure sono... Vedi? Sono bloccato. Hai visto? Sono bloccato. Cioè, ragazzi, non sono un sensitivo, ma ci sto prendendo stasera.
È come, È come un loop. è come un loop. Io ho Mi viene quasi da pensare che sia come il sentiero oscuro. più o meno, sì. Allora, là era una zona di E passaggio. qui anche, volendo. Esatto, qui era chiamiamolo accampamento E quindi con 1000 con storie. tante persone e 1000 storie, esatto, esatto. Tutte accomunate dalla Da peste. un'unica disgrazia. Tutte accomunate dalla peste. È così? E Quindi quindi, c'è più gente che passa? esatto, magari stai parlando con un uomo, poi una donna, un bambino, Sì, ognuno ha un il suo cane, pensiero. Paura. Paura. anche un cane. La nostra esperienza ci insegna che siamo andati a fare Sì. un'indagine privata in questo senso. Magari un cane Quindi non ti potrà dire non una ti potrà parola, dire le però cose, passa. però passa. E questo? Non devi avere paura. Certo, ne hai avuta. Adesso non è più il caso. Adesso non è più il caso. E Sei divertente. non ci credi? Capisco che tu possa pensare che quello che stiamo dicendo non sia vero, ma è vero. Noi non vogliamo prenderti in giro. K2, Ascia. ancora Ascia. Ascia, ma cosa Ascia. può voler dire? Magari usavano Cioè, mi è venuto l'ascia un per pensiero tagliare. bruttissimo. No, io invece l'ho pensata come con l'ascia, oddio, tagliavano i Mi tronchi, scusi. tagliavano tipo i tronchi per fare le bare Ha brillato. a brillato. Io invece ho Eri visto uno che qualcosa, aiutava? ho pensato a qualcosa di più macabro. No, Proprio per quello che hai detto tu, che li bruciavano. No. Ho voluto pensare a quello, magari questo, come quello di prima ha detto. Perfetto. Ah, anche il prima ha detto perfetto. Come prima, quello della cucina, Sì, magari coltello. questo era magari in questo caso era una persona che aiutava a seppellirli. Sì, certo. Ho detto bene? Però mi fa strano il K2 che reagisce Il K2 è a strano. muzzo così. Sì. Cioè a muzzo, anzi no. No, Muzzo no, Eh. per niente. Cioè, però nel senso reagisce qui, anche adesso, e di tanto in tanto. Per me Scusa. Ancora, scusa, non ti Scusa. devi scusare. Non ti devi scusare. siamo noi che semmai ti chiediamo scusa per il disturbo. Io proverei un libro rosso. Te lo stavo dicendo io. Hai sentito? Eh sì. Mi sa che non era un animale stavolta, eh? Guarda il K2. Ragazzi, risentiamo perché ho sentito un verso, non so di quale tipo, ma l'ho sentito. E non mi sembravano papere, non mi sembrava niente del genere. Fatevi sentire. Dite qualcosa. Noi in qualche modo lo possiamo. Cosa c'è? Cosa c'è? Continuare. Dimmi. Un flash qua. Io è da dove ho sentito il mugugno, eh? Ma una cosa minima. Io dove ho sentito il mugugno però. Ma un mini lampo. Proviamo non so come ad andare? dire. Occhio perché. Ok ragazzi, allora adesso noi siamo seduti alle spalle della croce, dell'altare, davanti e abbiamo schermato il passaggio dove Lara prima ha visto brillare, e anch'io ho visto brillare il K2, e lì abbiamo messo sia il K2 sia le palline sia il REM pod. E adesso noi siamo qua seduti e proviamo una sessione di libro rosso e vediamo se sono continuamente intenzionati a parlarci, così come sembra essere, perché anche lo stesso generatore non ha detto sciocchezze, insomma. Quindi, No, sono uscite parole con un senso.
noi le abbiamo collegate al fatto che qua ci possa essere un flusso di energia, Di che energia, passa. sì, solo qui direi, perché poi là Sì. mi è sembrato calare un po', anche se le impressioni che abbiamo avuto siano come le entrate e le uscite di scena, no? Sì. Come se entrassero e uscissero dal luogo in cui ci troviamo. Gente che passa. persone che passano, esatto. Giustamente Lara ha fatto il confronto col Sentiero Oscuro che avete visto qualche settimana fa e mi sembra una cosa simile. Sì, immaginatevi di essere stati catapultati tutto d'un colpo in un altro tempo, Esatto. no? E per magia siete apparsi in una scena di un'altra epoca. Voi siete lì fermi in mezzo alla gente che passa, che magari non vi vede o vi intravede, e sentite magari le persone che parlano. Certo. Non so, probabilmente guardo troppi film o leggo troppi libri, No, però il senso è il quello. senso è questo qua. Il senso è quello. Niente, allora come vi dicevamo, là, adesso ve lo faccio vedere, abbiamo messo la strumentazione, non so se la vedete bene, però Sì, c'è. si dovrebbe vedere, sì. E invece qua Lara c'è il libro. Ho il libro rosso. Allora, iniziamo chiedendo se qua con noi c'è ancora qualcuno che vuole parlare, perché abbiamo capito che è passata della gente. C'è ancora qualcuno qua che vuole parlare con noi? Cosa ci vuole dire? Accompagna. 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 Stai accompagnando qualcuno? Qualcuno? O ci stai accompagnando. O ci stai accompagnando, giusto? Lungo il percorso. Giusto, ci stai accompagnando, grazie. Se è questo che intendi, ti ringraziamo, esatto. Assolutamente. Se invece stai accompagnando qualcuno qui perché si è ammalato, certo. E lo vuoi portare qui, ci dispiace tanto. Ci vuoi dire chi sei, per favore? Verrà. Chi verrà? Verrà ad accompagnarci? Verrà. Quindi dobbiamo pazientare ancora un po'? Dobbiamo aspettare qualcuno? O stai tu aspettando qualcuno? Confido. Stai aspettando qualcuno? Oppure confido sì, che voi aspettiate. Confido che voi aspettiate. Ci vuoi dire chi sei, per favore? Se sei un uomo, se sei una donna o un bambino, avevamo ipotizzato. Occhio. Ti fa male un occhio? Oppure occhio. Oppure sei uno che cura gli occhi? Un oculista. Un oculista? Oppure la terza versione, però un po' più moderna, occhio a star qui. Non Occhio lo so, star però qui. mi sembra un po'. Siamo in pericolo? Non penso. Però vista dalla loro parte potremmo essere in sempre pericolo. Per il discorso del contagio. È questo che ci vuoi dire? Siamo in pericolo per qualche motivo? Pur sedete. E siamo seduti. Siamo seduti. Pur sedete. Sì, ci siamo accomodati qua, non va bene? Forse non è il posto più adatto, ce ne rendiamo prova conto. a fare una domanda particolare. Se capiscono solo il dialetto. Perché in quell'epoca magari... Capite solo il dialetto? Beh, hanno parlato con noi fino adesso. Però magari così si apre un canale in più. Se diciamo una parola o qualche frase in dialetto, vi può andare bene? Non posso. Non lo conosci? Non sei di qua? È interessante però. Non sai parlare il dialetto di queste parti? Magari non era di questa zona. Forse non era di questa zona. Se pensi che è uscito John... Non sei di questa zona? Andato è andato via da questa zona. Allora, prima che Lara faccia un'altra domanda, se non l'hai visto, te lo diciamo noi, sulla stradina dove eravamo prima in piedi e che
ci sono stati risultati importanti. Abbiamo messo quello stesso strumento più altri strumenti. Se ti avvicini si animano, si accendono le luci, intanto che Lara vi fa le domande. Ci sai dire dove sei in questo momento? Dove sei in questo momento? Prese. Ti rifaccio la domanda. Sei alle prese. Ma dove sei in questo momento? Che posto è questo? Sentito. Sì. Una specie di passo. Sì. Sei qua attorno? Dove sei in questo momento? Si è fatto sentire? È bellissimo. Sei qua attorno? Bianco. Non ce lo vuoi dire. Sei dietro Lara? Sei dietro di me? Sei dietro di noi? Dove c'è il lumino? O dove ci sono le foto? Il lumino è qua, guarda cosa ho trovato. Bianco. Bianco. Noi abbiamo, prova a dirgli che abbiamo sentito dei rumori. Abbiamo sentito dei rumori, un rumore... Di strofinamento, un mugugno. Sì, e adesso sembrava quasi un passo dietro di noi, dietro ai massi che circondano l'altare. Eri tu? Ecco. Eri tu. Allora eri tu. Lo sai che ti puoi avvicinare ancora un pochino? Non ti facciamo niente. Non ti facciamo niente. Non possiamo farti niente, oltretutto, anche se volessimo. Esatto. Non siamo con te. Ci vuoi raccontare qualcosa di quel periodo? Di quel periodo brutto? Scacciare. Vabbè, ha molto senso, eh? Sì. Oppure non voglio più pensarci. Lo so, non è piacevole ricordarlo, ma volevamo sapere se potevi comunque raccontarci qualcosa. Sei un uomo o una donna? Sei un uomo o una donna? Bianco. Sei uno degli ammalati o sei qualcuno che è venuto qua ad aiutarli e non ti sei ammalato? Dopo ti dico una cosa. Bianco. Hai visto? Guarda, volevo proprio dirti questo. Ancora col libro rosso stiamo attraversando lo stesso loop anche noi. Cioè adesso non c'è nessuno. Adesso non c'è nessuno. E quindi hai ragione. Guarda, aspettavo il bianco per la terza volta consecutiva, è arrivato. Cioè qui entrano e escono persone, te l'ho già detto. È interessante questa interpretazione. Caspita, il K2 che smette di brillare, Sì. Il generatore che non parla più, il libro rosso che tace. Perché ragazzi il bianco sta per... Sì, non c'è una risposta. Il non voler rispondere, o comunque non c'è risposta. Non c'è risposta. Quindi ragazzi... Cioè io ripeto, non mi ergo a chiamarmi sensitivo, però No. cioè, Stiamo qui, interpretando esatto. quello che stiamo vivendo con gli strumenti. Può essere. Noi siamo qui
Quando si viene a fare un'indagine, si va a fare un'indagine, si pretende di avere delle risposte sempre. No, non è così. E se mai ci sono, non è detto che siano quelle che noi ci aspettiamo. Però queste sono più risposte. Però queste. Forse il fatto di avere una non risposta è già una risposta. Certo. E tra l'altro ha tradotto il mio pensiero, perché così è, che poi è sbagliato magari. No, vabbè, però uno dice la propria opinione, anche perché siamo noi qua, in questo momento la stiamo vivendo noi qua. Esatto. In questo momento qui, lo dicevo prima a Corrado, in un momento di pausa, scusate, avevo visto una luce ma è in lontananza, si è in pace. Certo. Vuoi il ruscello, vuoi la campagna, il posto, si guardate sentono... ragazzi, qualcosa si riesce ancora Esatto. a inquadrare, è una meraviglia star qua. E per quanto qua ci sia alle nostre spalle un monumento che ricorda un periodo drammatico della storia passata del nostro paese, della nostra regione, e oddio, che? Il K2 ha brillato? penso di sì. Sarà Puoi passato rifarlo? qualcos'altro. C'è qualcuno che sta passando? Niente, stavo dicendo, nonostante questo, in questo momento storico qua, certo c'è un brutto ricordo, però si sta bene adesso. Però se pensiamo a quello che è stato, l'idea che ci sia gente, tanta gente, che si sta muovendo, che è più che plausibile. Ha voglia. E che non voglia parlare anche. Sì, ma è più che normale. Comunque siamo al 50% di batteria, te lo dico. Non Per siamo me qui da 5 ore. Per me ciucciano. Sì. Meno male che ho un power bank, perché sennò... Proviamo a fare qualche altra domanda, sperando che qualcuno di passaggio voglia rispondere. Ecco, se c'è qualcuno qua vicino a noi che ci sta vedendo e che si sta chiedendo chi siamo, si avvicini e ci dica qualcosa. Ve lo chiediamo per favore. Morire. Allora è a metà. Morire. Era un posto dove si moriva questo. Questo è poco ma sicuro. L'unica cosa certa è questa che abbiamo. Beh, cioè dopo un momento in cui non ci dicevano nulla, dopo un momento in cui abbiamo fatto una riflessione io e te, la prima parola che è uscita è stata morire. E quindi non hai voglia di parlare. È l'unica certezza che c'è di questo posto. Che qui si moriva, altre non ce ne sono. Magari qualcuno è riuscito a guarire, perché sì, adesso ma non è che... nella maggior parte dei casi no. Ci dispiace che magari voi, o meglio, ci dispiace che siamo venuti a ricordarvi la vostra sofferenza. Forse non siamo stati delicati e vi chiediamo scusa. Direi di sì, nel senso che nessuno ha alzato la voce. No, non in quel senso, nel senso che essere venuti comunque anche con le dovute maniere a ricordare loro ciò che questo, hanno passato, cioè loro magari volevano dimenticarselo. Ecco. Noi tra poco andiamo. Ci volete dire qualcosa d'altro? Esatto. Ci volete lasciar detto qualcosa? Indefinite. Avete tante domande? Vorreste chiederci tante cose oppure vorreste dirci tante cose? È possibile. Coraggiose. Siamo coraggiosi noi o siete coraggiosi voi per aver vissuto quello che avete vissuto? Penso voi,
Noi non stiamo facendo niente di coraggioso. Voi avete avuto coraggio ad affrontare Esatto. quello che avete affrontato, e se non ce l'avete fatta Non è colpa non vostra. è colpa vostra, non è colpa vostra assolutamente. Nessuno vi All'epoca- giudica qua. Ma assolutamente, ma non è un motivo, cioè Esatto. la medicina all'epoca non aveva ancora raggiunto i livelli di adesso, e certe malattie non si potevano affrontare specialmente di quella portata. Ci volete magari salutare? Ci volete dire qualcosa di che possa rimanere? Accarezza. Ci vuoi dare una carezza? Te la diamo anche noi. Esatto. Un po' di conforto. Sì, Siamo venuti qua per questo. esatto. Siamo venuti qua per... E anche per conoscere un pochino di più, perché Esatto. la storia non sempre ci racconta quello che è successo davvero. Magari sentire questa storia da voi che l'avete vissuta è una prova in più, è un qualcosa in più per arricchirci. E non dimenticarvi. E non dimenticarvi, e vogliamo portarvi la carezza che magari non avete avuto in quei momenti. Magari erano lontani dalle loro famiglie. A Sicuro. volte erano intere famiglie che venivano trasportate nei lazzaretti, a volte c'era solo un componente. E magari un componente doveva staccarsi dalla famiglia, Esatto. proprio perché era malato. Magari un marito, una moglie, un figlio, una madre, un padre, e avrebbe voluto magari in quel momento difficile una carezza. Certo. Quello Quindi che non ciò che si vi poteva manca... dare, non potevi toccarle, no, ti dovevi non stare potevi toccare lontano. nemmeno. Era una cosa che non potevi avere contatti. Sì. Noi ve la diamo questa carezza. Esatto. Vi fa piacere? Bacio. Porca vacca. Bacio, carezza e bacio. Ti diamo sia un bacio che una carezza. Quello che a loro magari è mancato. Esatto. Mamma mia, non ci credo. C'è 2 parole E 2 che segni hanno un d'affetto. senso, esatto, che hanno un senso ben specifico. Quello che magari loro non hanno potuto avere nell'ultimo momento. Assolutamente. Ma mi viene da dire che a questo punto ogni domanda è superflua, sì, perché sì. Noi vi salutiamo. Vi salutiamo e vi ringraziamo soprattutto. Vi ringraziamo, vi lasciamo in pace e diremo una preghiera per voi. Assolutamente. Grazie, grazie. Eccoci, vai. Ok ragazzi, abbiamo finito, siamo già in macchina, abbiamo lasciato questo posto particolare, questo posto suggestivo, e come sempre succede, ormai siamo noiosi, lo diciamo tutte le volte, quando sembra di andare in un posto dove si possa raccogliere pizza e fichi, come si dice a casa mia, invece si raccolgono tante cose, tra l'altro importanti, storicamente fondamentali per il nostro paese, per cui... No, certo, e quello che stavo dicendo è che spesso ci si aspetta per forza dei risultati e non è detto che ci siano. Esatto. Spesso ci si aspetta dei risultati eclatanti e non è detto che sia sempre così. No. Oppure ci si aspetta quello che vogliamo noi, deve essere per forza così. No, in questo campo nulla è come si pretende o si vuole, Nulla perché non comandiamo noi, le regole non le dettiamo noi e si sa poco o nulla, ma quando quei pochi risultati saltano fuori e sono coerenti, questo fa la differenza e fa piacere, poi... e ci si deve accontentare. Ah sì, ma infatti potevamo anche star lì 2 ore in più, ma non ha senso, dopo che il libro rosso avete visto ha finito in quel modo. Sì. E cosa fai? Niente. Cioè non puoi dire nient'altro. No, perché sembrava quasi un congedo da parte loro. Sì. E hanno chiesto un bacio, una carezza, noi gliel'abbiamo data virtualmente,
però era come dire, ok, quello che vi abbiamo detto è quello che dovevamo dirvi, quindi adesso lasciateci solo un segno d'affetto. È stata una bella indagine. È stato commovente, veramente commovente. Una bella indagine, condotta in tranquillità, sì, assolutamente. in un posto dove c'è stata tanta sofferenza, questo assolutamente. È un paradosso che sta veramente, cioè che fa venire la pelle d'oca, perché noi siamo in un posto serenissimo, bellissimo, ma qui nel 1600 ci crepava la gente di peste, quindi insomma il salto c'è stato. È notevole, è notevole. Esatto. E come questo posto, quanti altri ce ne sono? Beh, noi abbiamo fatto un'indagine in una chiesa, certo, vicino a Varese, assolutamente, cioè la peste di quel periodo, di quell'anno, ha colpito tutto il settentrione e parte del centro Italia, quindi voglio dire, lazzaretti ce ne sono ovunque, sicuramente da dove ci ascoltate ne conoscete qualcuno, e sono posti particolari che magari ci si passa davanti senza pensare, e invece un pensierino occorrerebbe farlo. Basterebbe, per chi abita nelle nostre zone, ma non solo nelle nostre, a volte si entra a fare una biciclettata in campagna e ci si trova davanti a un monumento in mezzo a niente. Anche perché, esatto, anche perché quello che fa specie è questa croce con intagliato nel ferro il motivo e l'anno, peste 1630. E ragazzi, ripeto, qui se non hai le coordinate da Google Map, qui sto posto non lo vedi, cioè lo conoscono i contadini, e io ho visto ancora una luce da qualche parte, vabbè. Niente, ok, lo conoscono solo i contadini perché ci vengono a lavorare i campi qua tutti i santi giorni. Sì, c'è un cartello all'inizio della stradina, ma cioè ci devi proprio sbattere contro, per cui io se non uno non lo l'avessi sa, saputo tiravo dritto, perché era grande come un chicco di riso il cartello, quindi va bene. Mi auguro che il video vi sia piaciuto, ci auguriamo che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, condividete il video, iscrivetevi al canale, commentate, lasciateci detto quello che è la vostra impressione, e niente, vi ringraziamo. Alla prossima, ciao.